Spesso percepiamo i leader come figure infallibili, imponenti e incrollabili. Li vediamo come pilastri di forza e sicurezza, capaci di affrontare qualsiasi avversità senza battere ciglio. Ci aspettiamo che abbiano tutte le risposte e che affrontino le sfide con disinvoltura. Questa aspettativa può mettere una pressione immensa su di loro, rendendo difficile mostrare qualsiasi segno di debolezza. Ma questa immagine idealizzata della leadership può essere un'arma a doppio taglio. Da un lato può ispirarci a raggiungere grandi altezze, ma dall'altro può creare un'immagine irrealistica e inaccessibile. Può ispirarci, ma può anche creare aspettative irrealistiche, sia per noi stessi che per coloro che guidiamo. Queste aspettative possono portare a sentimenti di inadeguatezza e stress, sia nei leader che nei loro seguaci. La vera leadership, tuttavia, non sta nel mascherare le nostre debolezze, ma nell'abbracciarle. Riconoscere le nostre vulnerabilità ci rende più umani e accessibili. Si tratta di riconoscere che anche noi siamo lavori in corso, in continua evoluzione, in costante apprendimento e alla ricerca del miglioramento. Ogni esperienza, sia positiva che negativa, contribuisce alla nostra crescita come leader. La vulnerabilità, spesso vista come un segno di debolezza, è in realtà una fonte di immensa forza. È attraverso la vulnerabilità che possiamo connetterci autenticamente con gli altri e costruire relazioni di fiducia. È il coraggio di ammettere quando non sappiamo qualcosa, di chiedere aiuto e di circondarci di persone che completano le nostre capacità. Questo non solo ci rende più forti, ma crea anche un ambiente di collaborazione e supporto reciproco. Si tratta di creare una cultura in cui è lecito essere umani, commettere errori e imparare da essi. In un tale ambiente, gli errori non sono visti come fallimenti, ma come opportunità di crescita e miglioramento. Quando i leader si permettono di essere vulnerabili, danno agli altri il permesso di fare lo stesso. Questo atto di coraggio ispira gli altri a essere più aperti e onesti, creando un ambiente di lavoro più autentico e produttivo. Questo favorisce la fiducia, incoraggia una comunicazione aperta e crea un ambiente in cui l'innovazione può prosperare. La fiducia è la base di qualsiasi relazione di successo e la vulnerabilità è un potente strumento per costruirla. Dopotutto, è nelle crepe delle nostre imperfezioni che i semi della crescita mettono radici. Le nostre imperfezioni ci rendono unici e ci offrono opportunità di apprendimento e sviluppo continuo. Abbracciando le nostre vulnerabilità, sblocchiamo il nostro vero potenziale come leader. Questo ci permette di essere più autentici e di connetterci più profondamente con coloro che guidiamo. Diventiamo più riconoscibili, accessibili e autentici. La nostra autenticità risuona con gli altri e crea un ambiente di fiducia e rispetto reciproco. Creiamo uno spazio in cui la vulnerabilità non è temuta, ma celebrata come un ingrediente essenziale per la crescita, sia per noi stessi che per coloro che guidiamo. In questo spazio, la vulnerabilità diventa una forza trasformativa che ci permette di crescere e prosperare come leader. In un mondo ossessionato dall'immagine e dal successo, è allettante nascondere i nostri difetti e proiettare un'aura di invincibilità. Viviamo in una società che celebra la perfezione e spesso ci sentiamo costretti a conformarci a questi standard irrealistici. Temiamo il giudizio, il rifiuto e il potenziale danno alla nostra reputazione. La paura di essere scoperti per le nostre imperfezioni ci spinge a nascondere chi siamo veramente. Quindi indossiamo le nostre maschere, accuratamente realizzate per mostrare solo il nostro lato migliore. Ogni giorno ci svegliamo e mettiamo su questa facciata, sperando che nessuno veda le crepe sotto la superficie. Mettiamo in evidenza i nostri successi, minimizziamo le nostre lotte e ci sforziamo di adattarci allo stampo di ciò che percepiamo come il leader perfetto. Ma dietro ogni successo c'è una storia di sfide e fallimenti che spesso rimane nascosta. Ma questa ricerca della perfezione è uno sforzo inutile ed estenuante. Ci troviamo intrappolati in un ciclo infinito di autocritica e insoddisfazione, sempre alla ricerca di un ideale irraggiungibile. Ci impedisce di abbracciare il nostro vero io e di entrare in contatto con gli altri
a un livello più profondo. La maschera che indossiamo ci separa dalle nostre emozioni autentiche e dalle connessioni genuine con gli altri. Soffoca l'innovazione e la creatività, poiché abbiamo paura di correre rischi e di uscire dalle nostre zone di comfort. La paura di fallire ci trattiene dal provare nuove idee e dall'esplorare nuove possibilità. Il peso di questa maschera, gravata dal fardello di aspettative irrealistiche, può alla fine impedirci di raggiungere il nostro pieno potenziale. Ci sentiamo costantemente sotto pressione per essere perfetti, il che può portare a stress e burnout. Inoltre, questa facciata di perfezione crea una disconnessione tra i leader e i loro team. Quando i leader non mostrano vulnerabilità, i membri del team possono sentirsi isolati e non supportati. Quando ci rifiutiamo di riconoscere le nostre debolezze, creiamo una cultura in cui la vulnerabilità è percepita come una responsabilità. Questo può portare a un ambiente di lavoro tossico, dove le persone si sentono costantemente sotto esame. Questo può portare a una mancanza di fiducia, a una comunicazione soffocata e a un ambiente in cui le persone hanno paura di parlare, condividere le proprie idee o ammettere i propri errori. La mancanza di autenticità può impedire la crescita personale e professionale, creando un ciclo di insicurezza e paura. La chiave per sbloccare il nostro potenziale come leader sta nel cambiare la nostra prospettiva da quella di tratti fissi a quella di crescita continua. Questo significa che non dobbiamo limitarci a ciò che pensiamo di essere capaci di fare oggi, ma dobbiamo aprirci alla possibilità di diventare molto di più domani. Questa è l'essenza della mentalità di crescita, un concetto diffuso dalla psicologa Carol Dweck. Dweck ha dedicato anni di ricerca a dimostrare come le nostre convinzioni sulle nostre capacità possano influenzare profondamente il nostro successo e la nostra felicità. È la convinzione che le nostre capacità non siano scolpite nella pietra, ma piuttosto qualità malleabili che possono essere sviluppate attraverso la dedizione, il duro lavoro e la volontà di imparare dalle nostre esperienze. Questo significa che ogni fallimento è solo un passo verso il miglioramento e ogni sfida è un'opportunità per crescere. Abbracciare una mentalità di crescita significa vedere le sfide come opportunità di crescita, le battute d'arresto come trampolini di lancio e il feedback come un dono. Invece di temere il fallimento, lo accogliamo come parte del processo di apprendimento. Si tratta di riformulare il nostro dialogo interiore da uno di autocritica a uno di autocompassione e fame di miglioramento. Questo cambiamento non solo ci rende più resilienti, ma ci permette anche di essere più gentili con noi stessi, riconoscendo che il percorso verso la crescita è pieno di alti e bassi. Questo cambiamento di prospettiva può essere trasformativo, dandoci la possibilità di uscire dalle nostre zone di comfort, abbracciare nuove sfide e sbloccare il nostro vero potenziale come leader. Quando ci permettiamo di crescere, ispiriamo anche gli altri a fare lo stesso. Quando affrontiamo la leadership con una mentalità di crescita, creiamo un effetto a catena che si estende ai nostri team e alle nostre organizzazioni. I nostri collaboratori vedono il nostro esempio e sono incoraggiati a sviluppare le proprie capacità e a superare i propri limiti. Promuoviamo una cultura di apprendimento continuo, in cui gli errori sono visti come opportunità di crescita e lo sviluppo è valutato sopra ogni altra cosa. In un ambiente del genere, le persone non hanno paura di sperimentare e innovare, sapendo che ogni errore è un'opportunità per imparare qualcosa di nuovo. Questo crea un ambiente in cui l'innovazione può fiorire e le persone si sentono incoraggiate a raggiungere il loro pieno potenziale. In definitiva, una mentalità di crescita non solo ci aiuta a diventare leader migliori, ma crea anche un mondo in cui tutti possono prosperare e realizzare i propri sogni. Uno degli strumenti più potenti per la crescita personale e professionale è il feedback. È lo specchio che riflette i nostri punti ciechi, evidenziando le aree in cui eccelliamo e quelle in cui possiamo migliorare. Tuttavia, ricevere feedback, soprattutto critiche costruttive, può essere una sfida significativa. Richiede di mettere da parte il nostro ego, essere aperti a prospettive diverse
e abbracciare il disagio che deriva dal riconoscere i nostri limiti. La chiave per sfruttare efficacemente il feedback è affrontarlo con una mentalità di crescita. Invece di considerarlo un attacco personale, dovremmo vederlo come un'opportunità per ottenere preziose informazioni su come siamo percepiti dagli altri. Cercando attivamente feedback dai nostri colleghi, superiori e persino da coloro che guidiamo, otteniamo una comprensione più completa dei nostri punti di forza e di debolezza. Questo ci permette di concentrare i nostri sforzi sulle aree in cui possiamo apportare i miglioramenti più significativi. Il feedback non è un evento singolo, ma piuttosto un processo continuo e costante. Si tratta di creare una cultura di comunicazione aperta e di miglioramento continuo, in cui il feedback viene dato e ricevuto regolarmente. Questo crea un circuito virtuoso in cui l'apprendimento e la crescita sono incorporati nel tessuto del team o dell'organizzazione.